Quali sono i benefici dei videogiochi? Ti sarà capitato di sentir dire che i videogiochi sono una perdita di tempo. Magari qualcuno lo ha detto direttamente a te dopo aver scoperto che passi le ore a giocare. Partiamo dal fatto che io penso che seguire una propria passione non sia mai una perdita di tempo. Ma oggi tralasciamo questo concetto e concentriamoci su qualcosa di meno soggettivo e più dimostrato. Ossia che vari studi e ricerche scientifiche hanno dimostrato che i videogames possono portare dei benefici. La maggior parte degli studi si concentra sui videogiochi d'azione, ma anche gli altri generi non scherzano. Infatti c'è talmente tanto da dire che non mi basterà un solo video per farlo. Quindi oggi ci concentriamo su alcuni generi e nel prossimo video vedremo gli altri. Eh sì, perché ho dato vita a questo progetto proprio con lo scopo di far capire alle persone che i videogiochi non sono affatto una perdita di tempo, ma che possono contribuire a migliorare la propria vita. Allora, oggi vi parlerò degli arcade, degli strategici, dei platform e dei survival. Mentre nel prossimo video vi parlerò degli sparatutto, dei puzzle, dei simulativi e dei GDR. Ovviamente questa lista non è completa, ma ho cercato di raggruppare i generi principali. Iniziamo con gli arcade. Gli arcade sono proprio la prima generazione di videogiochi, una volta destinati principalmente alle sale giochi e adesso molto diffusi sugli smartphone. In questi videogiochi i comandi sono semplici, facili da capire e facili da memorizzare, e lo scopo è superare i vari livelli a difficoltà crescente. E proprio questa immediatezza li rende perfetti per le dipendenze. Ma non è questo il punto. Giocati con un po' di consapevolezza, sono davvero utili per aiutare il nostro cervello a sviluppare la capacità di individuare velocemente uno schema e di conseguenza una strategia. Ricorda le tue giocate a Pac-Man, Tetris o Arkanoid. I primi livelli sono veramente molto semplici, ma man mano che vai avanti ti richiederanno sempre più concentrazione. Devi riuscire a trovare le costanti, capire la logica del gioco e anche sviluppare un po' di abilità predittive. E direi che tutte queste sono abilità molto utili nella vita, soprattutto se hai a che fare con attività molto tecniche tutti i giorni. Ma anche se non hai a che fare con attività tecniche tutti i giorni possono essere molto utili. Infatti, man mano che vai avanti con i livelli e man mano che diventano più difficili, ti richiederanno sempre più concentrazione. E ad un certo punto sarai costretto a trovare un modo per rimanere focalizzato a lungo. E questo è utile a tutti nella vita. Al di là del fatto che sviluppare una nuova abilità difficilmente è una cosa fine a se stessa. Imparare qualcosa di nuovo o sviluppare una nuova capacità ti aiuta a mantenerti in forma. Il tuo corpo, il tuo cervello, tutto. E insomma, tutto fa brodo. In aggiunta, gli score sempre in bella vista ti stimolano a cercare continuamente di superare te stesso e i tuoi punteggi. Un bello stimolo, no? Passiamo alla prossima categoria, gli strategici. Qui la tua capacità di prendere decisioni è davvero una cosa molto importante. In generale hai anche una grande libertà di scelta su come decidi di portare a termine le tue missioni. E questo ti spinge a ragionare attivamente su quello che vuoi fare per riuscire ad elaborare la strategia migliore. Prendiamo come esempio Age of Empire o StarCraft. In entrambi i giochi hai un sacco di unità da comandare, tutte con la loro funzione e tutte con i loro tempi. Questo ti permette di allenare il tuo cervello a mantenere una certa flessibilità e anche a migliorare la memoria di lavoro, ossia la memoria a breve termine. E chi al giorno d'oggi non è bombardato di informazioni? La maggior parte inutili, ma alcune davvero importanti da ricordare. Pensiamo un attimo a StarCraft. Ad un certo punto della partita ti ritroverai con un sacco di unità. C'è quella che raccoglie il Vespene, quella che raccoglie i minerali, quello che va a combattere, quello che vola, quello che costruisce le costruzioni. E ti devi ricordare dove hai lasciato ogni unità, dove hai lasciato quelli che devono combattere e dove devono andare a combattere, dove hai visto il nemico, oppure dove lo devi andare a cercare. Tutto sommato, non è così strano che in questo semplice e rapido processo si sviluppino delle abilità cognitive, no? Eh sì, tutto questo ti tiene mentalmente attivo e ti aiuta anche ad evitare il declino delle abilità cognitive, che poi porta a malattie degenerative tipo l'Alzheimer o altre. Insomma, giocare mantiene giovani, quindi gioca e fai giocare anche gli altri. Passiamo ai platform. Questi giochi sono appunto formati da piattaforme. Tu ti muovi su queste piattaforme per arrivare al livello successivo. Proprio come gli arcade, anche i platform hanno di solito livelli a difficoltà crescente e questo ti permette di imparare le dinamiche del gioco poco a poco e anche di mantenere bello acceso il tuo senso di sfida. Il gioco di solito è strutturato in modo da non farti accedere al livello successivo finché non hai accumulato abbastanza esperienza per poterlo fare.
Questo succede ad esempio in Super Mario Bros., dove i livelli sono bloccanti e consecutivi l'uno all'altro. O magari anche in Cuphead, dove sì, puoi scegliere il boss che preferisci, ma non puoi accedere ai boss dell'isola successiva finché non hai completato quelli dell'isola precedente. Oppure in Oddworld, dove devi salvare un certo numero di Mudokon prima di riuscire a sbloccare una nuova porta. Questo crescendo di difficoltà, proprio come negli arcade, stimola la tua voglia di imparare e migliorare continuamente. Però i platform sono generalmente più strutturati e man mano che andrai avanti nel gioco sarai costretto ad imparare nuovi comandi, avrai nuove armi, avrai nuove tecniche da utilizzare e le dovrai utilizzare per riuscire a sconfiggere il successivo boss. Ed ecco che, senza neanche accorgertene, la tua coordinazione mano-occhio è aumentata un sacco. Ora riesci a fare un sacco di cose in più e riesci a farle anche contemporaneamente. Oltre a questo, ti accorgerai che anche la tua percezione è migliorata. Infatti, se all'inizio del gioco qualche monetina ti sfuggiva, o qualche Mudokon era nascosto nell'angolino e non lo vedevi, ora questa cosa non capita più. Insomma, divertendoti, sei diventato molto più agile e molto più attento. E ora passiamo all'ultima categoria, i survival, i miei preferiti. Negli ultimi anni si sono sviluppati tantissimo, e di questo sono ovviamente felice. Questi giochi si basano sulla tua capacità di riuscire a far sopravvivere il tuo personaggio e normalmente l'atmosfera è molto fitta di suspense. Normalmente hai un'arma un po' improvvisata e poche risorse e tu da solo devi imparare a sopravvivere e a procurarti tutto ciò di cui hai bisogno, sudandoti ogni minima risorsa. Pensa a un The Forest o a un Greenhell. In una normalissima passeggiata nella foresta ti puoi trovare assetato, affamato, ferito, attaccato dagli insetti, attaccato dai predatori, attaccato dagli indigeni o mille altre cose. Una passeggiata, insomma. Ecco, devi fare una fatica pazzesca per sopravvivere a tutti i pericoli nascosti ovunque. E in Greenhell, oltretutto, ti devi anche preoccupare della tua salute mentale. Molti esperimenti hanno dimostrato gli effetti positivi dei videogames sulle funzioni esecutive, ossia sulla tua capacità di utilizzare al meglio l'attenzione, la percezione e la memoria per prendere decisioni migliori e risolvere i problemi. I survival sono perfetti per questo scopo. Il dover prestare attenzione a tantissime cose ti permette di sviluppare 3 caratteristiche principali: la reattività, la capacità decisionale e l'organizzazione. Per lasciare il tuo rifugio avrai bisogno di saper organizzare il tuo zaino. Dovrai selezionare le risorse che secondo te sono più utili e dovrai riuscire a prevedere quali saranno i tuoi bisogni primari e anche gli inconvenienti in cui potresti incappare. Dovrai prendere una serie di buone scelte e la qualità di quelle scelte determinerà la tua sopravvivenza o la tua morte. Dovrai saper valutare le situazioni al meglio, quindi se incontri un nemico dovrai riuscire a capire velocemente se puoi affrontarlo o se è meglio passare furtivamente. E in tutto questo, la tua reattività ti permetterà di accorgerti dei vari imprevisti che ti circondano. Ti servirà insomma per riuscire a rispondere immediatamente agli stimoli ed evitare il tuo fallimento. Insomma, i videogiochi ti arricchiscono e aumentano le tue funzioni cognitive. Migliorare le tue abilità nel gaming non ti servirà solamente a sconfiggere boss più forti, ma ti sarà molto utile anche nella tua vita, perché cambierà il modo in cui processi le informazioni e di conseguenza il modo in cui vedi il mondo. Ovviamente l'impatto dei videogiochi dipende anche dal modo in cui li usi, quindi gioca in maniera cosciente senza trasformare questa passione in una dipendenza. I videogiochi sono una cosa meravigliosa e hanno davvero la potenzialità di migliorare la tua vita. E sono sicura che se sei un gamer te ne sei già accorto. Bene, io spero che tu abbia trovato questo video interessante. Se ti va, fammi sapere cosa ne pensi nei commenti e fammi anche sapere quali giochi preferisci. Se vuoi approfondire o rimanere in contatto con me, in descrizione trovi i link del mio blog e dei miei social network. Iscriviti al canale per non perdere i nuovi video e rendere la tua vita migliore grazie alle tue passioni.